Bentornata, bentornato a Penso Dunque Realizzo. In questa puntata cercheremo di fare chiarezza per tutte quelle persone che ci stanno ascoltando ovviamente, che sono interessate a capire meglio le potenzialità del lavoro da remoto per aziende straniere, vivendo però comunque in Italia. E naturalmente anche per tutte quelle altre persone che sono interessate a capire come funziona questo mondo, chi sono queste persone che scelgono questa via e anche magari quali sono i pro e i contro di questa scelta. Con noi ci sarà Teodora Scioscio, che ha lavorato a LinkedIn per 3 anni a Dublino e recentemente da un anno è tornata alla sua città natale, Trieste, siglando un contratto da remoto con Hopin. Tutto questo dopo la sigla. Ovviamente, se non l'avete ancora fatto, io vi invito ad iscrivervi al canale per seguire questa live e non perdervi le prossime puntate che faremo su Penso Dunque Realizzo. Quindi, benvenuta Teodora. Grazie, Ciao. ciao a tutti. Grazie davvero per aver accettato l'invito a parlare su Penso Dunque Realizzo, te ne sono estremamente grato e sicuramente anche gli ascoltatori ti saranno estremamente grati. Grazie dell'invito. Allora, come dicevo, Teodora Scioscio ha lavorato a LinkedIn per 3 anni a Dublino ed è tornata di recente qua a Trieste. Quindi, per partire, ti chiederei di spiegarci nel dettaglio precisamente che lavoro fai. Ok, inizio da quello che faccio adesso. Sono Customer Success Manager da Hopin. Hopin è un'azienda fully remote, quindi non ha un ufficio fisico in nessun posto nel mondo, è registrata a Londra e a New York, però non ha un ufficio. E io come ruolo di Customer Success Manager, diciamo che assisto i clienti business che hanno una licenza, che hanno un contratto con noi, affinché l'utilizzo del nostro software sia di successo per loro, da qua Customer Success Manager. Ci terrei a sottolineare il ruolo di per sé è un ruolo abbastanza recente diciamo, nell'emisfero dei lavori e nasce negli anni 90 quando Salesforce crea il concetto di SaaS, quindi Software as a Service, che viene venduto ai clienti, dove viene venduto uno software, ma viene venduto anche il servizio con quel software là, che nello specifico è stato poi visto che permette una migliore soddisfazione del cliente, quindi una più duratura relazione e quindi più duraturi soldi all'azienda che offre questo tipo di servizio. Quindi questo è un po' il mio ruolo anche in generale. Ok, ok, perfetto. Solo una cosa, per chi non conosce Salesforce, puoi spiegarci che cos'è? Sì, è nato come un CRM, quindi un gestionale. In questo momento fa tantissimi prodotti in cloud, quindi aiuta le aziende a gestire sia la parte marketing che la parte di gestione interna. Così un Ok, po' in generale. ok, fantastico. Domanda a bruciapelo. Appunto, hai passato 3 anni a Dublino. Come mai hai deciso di rientrare in Italia? Allora, ci sono diverse motivazioni, riguardanti questa scelta. Diciamo che dopo 2 anni di pandemia, non è stato è stato non è stato facile pensare di ritornare in ufficio, per quanto mi riguarda, e quindi ho iniziato a, pensare che la possibilità del lavoro da remoto, che era una opportunità che vedevo solo relegata solitamente agli IT developer e alle persone che fanno sviluppo, e non pensavo si potesse sposare con il mio ruolo, ho iniziato a pensare invece che si potesse fare anche nel mio caso. Quindi ho iniziato a cercare dei lavori che fossero da remoto. Ehm, Poi diciamo che ho ricevuto due offerte. Una era un'offerta per andare ad Amsterdam, però appunto non era da remoto, e una invece era da remoto. Al che ho pensato,
dato anche ero in una situazione un po' particolare della mia vita dove cercavo un po' di stabilità, e ho pensato che, sarebbe stato interessante ri rimettersi nella posizione di casa, insomma, nonostante magari non avessi qui chissà quanti amici più, insomma, tanti amici li ho fatti in giro per il mondo. Però cercando stabilità ho deciso di rientrare in una realtà più piccola, ehm, e quindi di rientrare a casa a quel punto, nella bellissima Trieste che amo tanto. Consiglio a chi non c'è stato di fare una visita a Trieste perché Un merita giretto. assolutamente. Allora, nella tua introduzione hai detto chiaramente che sei una Customer Success Manager e quindi non sei un ingegnere. E dalla mia esperienza anche dai miti, da quello che si dice in giro, in realtà quello che si pensa è che solo gli sviluppatori o gli ingegneri riescono a trovare lavoro da remoto, specificatamente gli ingegneri software o sviluppatori che essi siano. Vuoi sfatare questo mito? Assolutamente. Era l'idea che anch'io avevo fin da sempre, diciamo. Ehm, In questo momento ci sono tantissime aziende, tantissime realtà che permettono il lavoro da remoto. Ehm, è semplice, in realtà su LinkedIn banalmente si può ricercare il filtro, per la ricerca, metterla per i lavori da remoto. Ehm, diciamo che ovviamente è una questione anche attitudinale, perché, se non è una cosa che, uno può prendere alla leggera senza magari aver fatto un'esperienza, fully remote, che però nel caso della pandemia secondo me anche questo ha permesso, se c'è una cosa positiva dal mio punto di vista, ha permesso di capire se la cosa faceva per te o meno. Io avevo visto di sì. Penso che mi abbia aiutato il fatto di avere comunque un'esperienza in una tech, no, quindi l'esperienza da LinkedIn poi diciamo che apre diverse porte nel momento in cui ti affacci ad altre aziende, perché, insomma è come aver tipo finito Harvard o una delle grandi università del mondo, allora è un po' più semplice magari entrare in qualche altra posizione, questo è sicuramente vero, nonostante non sia, ripeto, minimamente vicina alle capacità tecnologiche, cioè ho una laurea in economia, quindi questo. Ok, chiarissimo. Sì, in effetti concordo anch'io. Per esempio, per quanto riguarda l'ingegneria software, si parla di FANG, cioè Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google e quelle 5, diciamo, una volta che sei lì, aprono tutte le porte. Quindi sicuramente ti sei data da fare e con l'esperienza LinkedIn è stato più facile. Però comunque è bellissimo quello che hai detto. Scusa, sì. Mesi, no, mesi di application, mesi di curriculum in giro, mesi di ricercare se conoscevo qualcuno che magari mi poteva raccontare com'era l'azienda. Mhm. Quindi sì, sicuramente non è che da un giorno all'altro, oppure che ti vengono a scovare a casa. Ecco, su questo, quanto ci hai messo da quando hai lasciato LinkedIn a trovare questo ruolo da hop-in da remoto? Ci ho messo, ti direi esattamente luglio, agosto, 3 mesi. Quindi Ok. erano 3 mesi sì, di ricerca. Ho cercato un po' prima naturalmente, perché ho iniziato a cercare, prima di lasciare effettivamente. Mhm. E hai usato semplicemente LinkedIn come motore di ricerca o come hai fatto? Sì, usato LinkedIn, sì, io dico LinkedIn anche se Tranquilla. ho vissuto a Dublino perché lavoravo col mercato italiano, quindi dovevo dire LinkedIn, se no non mi si capiva. Però mi fa sempre un po' sorridere. Ehm, sì, cosa volevo dire? Volevo dire che, una parte importante della ricerca, anche banalmente su LinkedIn, è il fatto che ho sempre nella mia vita, diciamo, costruito attorno a me rete di contatti, no, quindi ho sempre questo un po' anche potrebbe andare sul fatto di
come si fa o quali sono i consigli, ho sempre sfruttato le reti di contatto, quindi in ogni caso, poi magari lo approfondiamo se vuoi, però in ogni caso cercavo l'azienda, capivo se c'era qualcuno che era collegato a me all'interno dell'azienda, nel caso in cui fosse quello il caso, magari mi chiedevo se mi poteva condividere un po' la cultura aziendale, quello che si faceva internamente, se c'erano dei ruoli dove io potevo essere un buon fit, quindi non era un semplice browsing su liste di posizioni aperte, ma era anche un contattare magari persone che potevo conoscere. Magari banalmente anche persone che hanno fatto la mia università, oppure che erano in IESEC come ero io durante l'università, e quindi con le quali potevo avere un aggancio anche se non conoscevo direttamente. Ok, in realtà da quello che dici, da quello che ho capito, è anche stato più facile e hai posto delle domande importantissime a chi conoscevi per capire meglio la cultura aziendale, eccetera, eccetera. Questo secondo me denota anche un fatto importante per capire, contestualizzare meglio il fatto che tu non sei più un ruolo, non ricopri più un ruolo junior. Esatto? Sì, sì, direi di no. Nello specifico quegli step di carriera io li riassumo nel mio contesto, nel fatto che io sono entrata da LinkedIn come quello che viene chiamato sales developer, quindi o business developer, cioè la persona che sviluppa business, che sviluppa vendita all'interno di un'azienda, quindi le persone che fanno i primi contatti con i nuovi lead, che chiamano le aziende, chiedono se c'è la persona disponibile, eccetera. Quindi tutta quella parte che è un po' chiamata di gavetta. Detto questo, è un lavoro estremamente interessante, estremamente sfidante, perché è vero che vieni generalmente considerato l'ultimo della piramide, allo stesso tempo poi vedi anche chi sono le persone che magari l'hanno fatto e che poi hanno fatto carriera e quanto stimano quel lavoro perché sanno quanto gli ha dato nel poter andare avanti, perché sei banalmente in grado di parlare con chiunque e di ridere con porte in faccia e quindi è una bella scuola. E diciamo che eri anche in un'azienda che ti ha permesso di crescere, che questo è anche Sì, fondamentale. Ok. assolutamente. Allora, entriamo più nel dettaglio in questa cosa che hai detto appunto sul fatto che hai chiesto domande per capire meglio com'è la cultura aziendale di questa azienda. E partirei in realtà da un post che hai fatto su LinkedIn, bellissimo, che hai fatto di recente per celebrare il tuo primo anno di lavoro da remoto presso Hopin. E nel post dicevi che sei riuscita ad evitare, tornando in Italia, paghe infime, nessuna progressione di carriera, nessun o poco investimento sulla formazione e l'ultimo, ma non per importanza, recruiter molesti. Come l'hai fatta? Allora, grazie per avermi citato. Voglio fare un mini passo indietro, giusto per dare anche un po' di contesto. Io parlo da una posizione estremamente privilegiata, nel senso che ho avuto, a mio parere, ma perché queste sono le scelte che io ho fatto per me stessa, la fortuna di non lavorare mai in Italia. Quindi tutte queste cose che io ho elencato sono cose che dai miei carissimi amici e dalla mia e da insomma anche un minimo di informazione su come vanno le aziende in Italia ho avuto modo di conoscere, quindi voglio precisare che è molto di non sentito dire perché sono persone molto vicine a me che mi hanno raccontato questo tipo di scenari, però non indirettamente, non è successo direttamente a me, quindi voglio sottolineare questa cosa e sono sicura che ci sono realtà aziendali in Italia che non rappresentano questa descrizione. Io forse ho anche da un certo punto di vista, volendo anche la parte remota al 100%, ho preso un po' la strada anche più facile, nel senso ho detto vabbè io non mi serve andare a cercare l'azienda italiana, posso cercare dovunque, tanto mi assumono in maniera da remoto e quindi ho scelto di fare la strada
del remoto. È un'azienda non italiana, che però ha accettato di assumermi in Italia. Quindi il come ho fatto è stato scegliere un'azienda non italiana e anche passare per quelle domande che dicevo prima sul chiedere com'è la cultura aziendale, sull'informarmi su come vanno internamente i team. Quindi non so se ho risposto alla domanda. Puoi farci qualche esempio di domanda che hai fatto ai tuoi conoscenti o colleghi ora colleghi di Hopin? Mh-mh. Erano domande del tipo, per esempio, questo vabbè, in un momento in cui sei in un colloquio con magari il manager che ti sta assumendo, per me è molto importante capire, quali sono i punti, ehm, più importanti dello stile del management, cioè qual è lo stile del management della persona che ti andrà a gestire. Quindi che non sia un micromanagement, che non sia si inizia tutti alla stessa ora, si finisce tutti alla stessa ora, perché remoto è anche flessibilità, no? Quindi capire un attimo qual è l'andazzo in quel senso là, capire quello che è l'aria che si respira da un punto di vista, per esempio, dei partner all'interno dell'azienda. Tu hai un ruolo, lavori con i clienti, però non sei l'unico a lavorarci con i clienti, quindi hai costantemente punti di contatto con l'area più commerciale, più sales, hai punti di contatto con chi sviluppa il prodotto e soprattutto in un ambiente da remoto dove comunque non è che ti vedi fisicamente, è interessante e importante capire quali sono queste tipo di relazioni, qual è l'aria che si respira, perché nonostante sia da remoto si respira comunque una certa aria. Fa un po' strano dirlo, magari per chi non è direttamente coinvolto, però il nostro ufficio è la grande chat aziendale che è su Slack e là si capisce un po' tutto. Quindi le domande erano su stakeholders, il management della persona che andrà a managerarmi, quali possono essere dei benefici, dei benefit a livello proprio di quello che viene offerto al dipendente. Ti direi più o meno questo adesso. Sì. Chiarissimo. Diciamo che parlando del lavoro da remoto, mi sento di dire che l'esperienza finale dei dipendenti varia moltissimo dalla bravura che l'azienda ha nel gestire il lavoro da remoto. Perché se un'azienda ha gli strumenti giusti, tipo appunto Slack, ha dei meeting in cui c'è possibilità di fare team building, di conoscersi, allora il lavoro da remoto è una cosa. Se il lavoro da remoto vuol dire la pubblica amministrazione italiana durante il Covid, in cui appunto non c'è Slack, ti contatti solo via mail, non ci sono videochiamate e sei davvero da solo, ovviamente sta anche il fatto di trovare un'azienda in cui c'è questo ambiente favorevole che tu spiegavi. Sì, e penso che oltre al fatto degli strumenti che naturalmente uno deve aver magari avuto il tempo e la volontà e la conoscenza di mettere un attimo fuori il naso dalla porta, banalmente googlare e capire se ci sono degli strumenti che possono aiutare questo tipo di approccio lavorativo, penso che una parte che viene ancora prima di questo è l'avere la fiducia di chi hai assunto. E anzi, penso che tra tutte quelle cose che ho elencato nel mio post che citavi prima, quella è la più importante che non ho citato e che so che spesso e volentieri manca, ma manca in tutto il mondo, cioè non è che manca solo in Italia, da quello che appunto anche là un po' di persone da tutto il mondo cioè ne ho avuto a che fare. Il fatto che una persona quando ti assume veramente investe, cioè veramente crede di investire in un talento, in una risorsa per l'azienda e fino a prova contraria a te viene
cioè tu sei responsabile, ma perché ti viene data veramente la responsabilità di essere responsabile del tuo lavoro, perché io sono qua a Trieste, la mia manager sta in Ohio, cioè io potrei fare quello che voglio, ma non è questo il punto, e lei si fida ciecamente che io, fino a che lei non si sveglia e va a lavorare, che sono le mie 3 del pomeriggio, avrò fatto qualcosa nel frattempo, no? E penso che questa parte qua sia in realtà la cosa che viene per prima. La fiducia è a costo zero, ma per qualche motivo è quasi È impossibile vero, no? trovarla, è Sì. molto rara. È una cosa che non mi spiegherò mai, anche dalla mia esperienza. Anche io sono fortunato, per fortuna, ma comunque sì. Ho tanti amici che soffrono appunto a causa della mancanza di fiducia reciproca. Mhm. In questo passaggio che hai fatto da Dublino a Trieste, qual è stata la sfida più grande, che hai dovuto affrontare? Mm. Penso che soprattutto una sfida che va dal mondano al personale, nel senso che sicuramente Dublino è una città ricca di persone, tra l'altro molto giovani della nostra età, che vengono più o meno da tutto il mondo, e c'è un sacco di roba da fare, un sacco di posti dove andare a fare aperitivo, bere birra nei pub, andare a fare festa, andare al ristorante, ogni sera più o meno c'è qualcosa, no? Um, Tornare a Trieste significava ovviamente lasciarsi alle spalle questa frenesia. Faceva parte della scelta che avevo fatto, però, nel dire ok, penso di avere bisogno di un attimo più di stabilità e di concentrarmi più verso l'interno che non l'esterno. Diciamo che però tra il dirlo e prendere quella scelta e poi effettivamente implementare una vita un po' più tranquilla, una vita dove mi sono per la prima volta quasi interrogata quali siano veramente le mie passioni, quali sono le cose che voglio sviluppare e che fanno parte del mio essere, oltre a magari al lavoro e a quello che si dice, ok, mi piace la natura, mi piace fare yoga, mi piace andare a fare il giro con gli amici, sì, ok, però c'è dell'altro, no? E quindi non è semplice, come si dice, facing? Affrontare? Affrontare, quindi mettersi davanti a se stessi in realtà e lavorare su quella parte là. Passato un anno e un po' quel post che hai menzionato celebrava anche questo, perché mi sento bene rispetto anche a questo milestone, diciamo, questo percorso più che milestone. Mm. Infatti ti invidio un po' perché anche a me piacerebbe riflettere di più su quello che mi piace. Diciamo che questo podcast è un po' la testimonianza di quello che vorrei fare nel mio tempo libero, Mm-hmm. quindi diciamo sto prendendo ispirazione un po' da te. E un'altra cosa che volevo dire è che notate che voi che ci state ascoltando quanto è importante la personalità alla fine di una persona, perché tutto dipende da chi siete, cosa volete, i vostri desideri, se preferite stare in una grande città, se preferite una vita più tranquilla, se avete la possibilità e il lusso di avere una casa abbastanza grande per lavorare da remoto oppure no, se preferite stare con i colleghi ogni giorno. Ecco, dipende ovviamente. Se ci state ascoltando, probabilmente siete simili a Teodora, siete simili a me, volete O magari forse avere un anche no. confronto. O forse anche no, se non siete Ditecelo. simili a noi. Se non siete simili a noi, magari siete curiosi di sapere appunto come Teodora vive questa esperienza. Volevo entrare un po' nel pratico, perché so perfettamente che c'è questa legislazione italiana chiamata in modo così fuorviante rientro di cervelli, Sì. anche se rientri con tutto il corpo, magari può essere intelligente o non intelligente, ma insomma, rientro di cervelli in cui c'è questa agevolazione fiscale, correggimi se sbaglio, per 5 anni da quando rientri, per quanto rientri in Italia, Allora.
Finisco solo di dire Vai, una scusami. cosa, e non vale solo per gli italiani che rientrano, ma per chiunque, cioè qualsiasi straniero che decide di trasferirsi in Italia ha questa agevolazione fiscale che abbatte l'imponibile del 70%, se ho capito bene. Sì, Vuoi spiegare ti giusto dir un pochino meglio di quello sì, che ho sì, fatto sì, io? sì. No, Vai. no, figurati, scusami, anzi, quello che hai detto è giusto. L'unica clausola è sul straniero, deve essere un cittadino dell'Unione Europea, perlomeno Mhm. questo è fino a dove arriva la mia conoscenza. Poi se ci sono delle agevolazioni anche per altre nazionalità, ehm, sì, insomma, non lo so, però per i cittadini dell'Unione Europea sì. Ok. Funziona che bisogna essere stati all'estero per almeno 2 anni. Una volta dovevi essere iscritto all'AIRE, che è l'albo degli italiani residenti all'estero, per almeno 2 anni. Invece adesso non deve essere per forza l'AIRE. Non so come poi si va a, diciamo, controllare che effettivamente tu abbia avuto residente all'estero per 2 anni senza l'AIRE, perché io comunque ce l'avevo, ero iscritta, ero residente all'estero, quindi non saprei. Però nel momento poi quando rientri devi rientrare per, diciamo, con una causa lavorativa, nel senso che rientrando con poi un contratto nel breve termine e questo e poi il tuo salario viene tassato il 30% del tuo salario. Quindi Tanto te lo sì, tieni. l'imponibile, esatto, l'imponibile diminuisce. Solo una precisazione, tu sei stata assunta come dipendente in Italia oppure hai dovuto aprire partita IVA e loro ti fatturano come... Come Ok, dipendente però è una norma che vale anche per le partite IVA, i lavoratori indipendenti. ok, ok, grazie per la precisazione. Diciamo che Ah, questa... Scusa, volevi dire qualcosa? no, scusami, che vale per 5 anni, se si ha un figlio o si compra una casa vale per 10 anni. Wow, non lo sapevo questo. Ok, bene, news anche per chi ci ascolta, magari la mettiamo in descrizione. Ma diciamo che questa norma è un po' controversa in realtà. Alcuni la celebrano perché è simile a un'altra norma che esiste in Spagna, la Beckham Law per Mhm. David Beckham, in Olanda, questa tassa agevolata per chi entra nei Paesi Bassi. Però diciamo che crea un po' delle distorsioni perché io, lavoratore straniero che viene in Italia o italiano che torna in Italia, deve essere privilegiato rispetto a chi ha vissuto in Italia e ha lavorato in Italia tutta la vita, perché io devo avere il taglio di tasse del 70% e gli altri no. Però quello che volevo chiederti è se tu saresti rientrata lo stesso anche senza le agevolazioni fiscali oppure no? Allora, penso di sì, perché quello era solo un nice to have, insomma, ok, si può fare anche così, c'è questa possibilità, quindi perché non prenderla? Però diciamo che la parte di decidere anche tra le due, per esempio, tra le due offerte, Amsterdam o Trieste, là rientrava più un costo, oltre al concetto, alla discussione che dicevamo prima sul un diverso stile di vita, era proprio anche una questione della spesa della vita che può essere ad Amsterdam rispetto che qua, assolutamente. Se vuoi, c'è una digressione su quello se sia giusto o non sia giusto, sono d'accordo con te che crea delle distorsioni. Ehm, e tra l'altro non penso che, viste tutte le altre tematiche abbozzate mentre parlavamo, non penso che effettivamente crei un'offerta che è incredibile, che uno dice: "Ah, allora torno in Italia perché sì", no? Mhmm,
c'è sicuramente un problema di fuga di cervelli, questo insomma i dati ci sono e certamente però magari si potrebbe pensare di investire da qualche altra parte piuttosto che cercare di agevolare il rientro. Poi non mi lamento, ci mancherebbe nel senso, però sicuramente crea una distorsione. Poi uno dice ok, però così puoi consumare almeno a casa a Trieste, in Italia, sì, però io e altri quanti, no? Quindi non è che poi si agevola chissà quanto a livello più macro. Così, riflessioni. Sì, 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 concordo assolutamente su quello che hai detto. Vorrei spendere gli ultimi 10 minuti per le persone che sono interessate magari a prendere questa strada. E mentre preparavamo la puntata, io ti ho chiesto di pensare a due miti da sfatare sul lavoro da remoto per chi magari sta pensando di prendere questa via. Il primo che mi hai descritto è il fatto che entrare in questo mondo sia super difficile. Puoi Mm. sfatare questo mito? Penso che parlassimo soprattutto del lavoro nelle grandi tech, più che del lavoro da remoto, Mhm. se non ricordo male, perché Pietro mi aveva chiesto esplicitamente di preparare questa cosa, quindi per questo mi permetto di sentire. Vai, vai pure, sì, sì, hai ragione. Anche perché comunque, come dicevamo prima, sicuramente ehm, dubito che magari io sarei stata nella posizione in cui sono senza l'esperienza all'estero, di lavoro all'estero, no? Però appunto relativo al fatto di sfatare il mito quanto sia difficile entrare in queste big tech, secondo me è molto attitudinale, ma non è difficile. Cioè, dal mio punto di vista, per esempio, il lavoro che tu fai è difficile, è complesso, uno lo capisce o non lo capisce, no? Io, un po' come accennavo anche precedentemente, di indole ho sempre creato network e connessioni attorno a me. Quello che uno deve fare è essere curioso di conoscere gli altri e di conoscere cosa gli sta attorno. Io ero andata a Dublino in realtà per studiare, ho fatto un anno di master lì e poi mi sono resa conto che conoscevo appunto persone, ho conosciuto anche altre persone mentre stavo lì che lavoravano nelle varie Google, Facebook, LinkedIn. E questo mi ha permesso poi nel momento in cui stavo finendo gli studi, di chiedere se c'era un posto disponibile per una persona che parlava italiano e inglese con quelle che erano le mie caratteristiche, insomma. E quello è stato sufficiente perché il recruiter vedesse la mia application. Poi da là in poi ovviamente te la giochi tu con le interviste e con quello che per farti valere, insomma. Però quel piccolo step iniziale, secondo me, è fondamentale per far sì che il tuo curriculum venga preso in considerazione e quel piccolo step in realtà lo fai perché hai, ti, hai parlato con le persone che erano attorno a te in un pub al posto di parlare solo con la persona con la quale sei venuta al pub, per esempio. E ci siamo concentrati molto sul tech in questa puntata, però se state iniziando, pensateci perché aziende del genere come appunto oppure Hopin o quella dove sono io ne 26 sono comunque, faccio un po' l'identikit, aziende medio grandi che danno delle opportunità inimmaginabili rispetto a una piccola media impresa, le famose PMI. Quindi, se state iniziando, volete avere un cambiamento, pensateci. Non dovete essere per forza degli ingegneri, come ha detto Teodora, si può fare anche se non siete degli ingegneri. Teodora ha studiato economia, ha fatto un percorso. E un'altra cosa importantissima che volevo sottolineare è l'importanza, che in realtà avevi già citato anche prima, l'importanza di avere un'immagine professionale, attiva, solida online. Perché
anche da quello dopo dipende chiaramente come vieni contattato, la tua visibilità, come ti presenti, quindi anche quello è importante, Sì. immagino. Sì, 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 è importante capire, un po' anche quello che dicevi tu prima, dipende molto dalla personalità che una persona ha e da quello che la persona vuole. E da quel punto di vista là, se parliamo proprio però quello è più risorse umane, recruiting e come ci si presenta in quei casi là, far sì che la propria immagine, digitale, parlo di LinkedIn, oppure del curriculum, vada nella direzione che tu pensi che l'azienda dove vorresti andare, a quell'azienda interessa quel tipo di immagine là. E questo lo sai e lo capisci solo appunto parlando e informandoti di che tipo di azienda è e di che tipo di aziende sono. Ecco. Chiarissimo. Un altro mito che però ci tengo a sfatare che rientra nell'emisfero dublino, e nell'emisfero delle aziende internazionali, soprattutto che sono là, poi ormai ce ne sono anche abbastanza, vanno in tutta Europa, eccetera. Io ho trovato tante persone da tanti posti diversi del mondo ed è stato veramente incredibile come esperienza da quel punto di vista lì. Tante volte però penso che forse molto spesso vedi una parte, soprattutto dei paesi che sono meno avvantaggiati, dove magari l'educazione non è proprio estremamente democratizzata, come può esserlo nel mondo occidentale, vedi comunque uno spaccato di quella realtà lì. Quindi è un'internazionalità sicuramente, però magari se qualcuno si immagina un'internazionalità di conoscere la cultura nello specifico egiziana, perché ci sono anche tanti ragazzi egiziani da LinkedIn, penso che sia una porzione molto piccola di quello che magari può essere la cultura in generale di quel posto lì. Non so se è chiaro quello che voglio comunicare in questo caso. Spiegaci meglio perché è un concetto secondo me super interessante. Penso che poi ripeto, ci sono sicuramente le eccezioni, qua stiamo facendo una generalizzazione. Ehm, per quanto riguarda soprattutto i paesi, in via di sviluppo diciamo, ma posso parlare anche del Brasile per esempio, non deve essere Medio Oriente per forza, ho citato l'Egitto prima, ma non è necessariamente quello. Mi sembra che il tipo comunque di profilo che poteva permettersi di viaggiare fino a Dublino e di magari aver fatto un certo tipo di master, un certo tipo di studi, è comunque una parte molto piccola della popolazione. E quindi se uno si muove verso questa direzione alla ricerca di un contesto internazionale perché è curioso dell'internazionalità, consiglierei forse altre strade prima di questa per andare a conoscere altre culture, ecco. Non so se Chiarissimo. chiarito. Confermo anch'io. Grazie intanto per aver sfatto questo mito e confermo in toto quello che hai detto. Mi sentirei di aggiungere che trovi... Io vivo a Berlino da 3 anni e spesso in azienda trovi un identikit simile di persone. Mh-mh. Cambia solamente il colore della pelle e il passaporto. Mh-mh, mh-mh. Perché, sai, quando hai un processo di selezione in entrata molto forte, vuol dire che hai gente motivata, gente che ha studiato, che è capace di mettersi in gioco, che è in grado di collaborare con altre persone, quindi ha capacità di parlare, ha capacità anche di essere umile, di ascoltare. Sono comunque... Quante persone conoscete che hanno tutte queste qualità nella vostra cerchia di amicizie? Solo per dire. Quindi comunque un ambiente è una bolla in realtà. Eh, Mh-mh. l'ambiente di lavoro, Sì, questi sì, tipi di ambiente di lavoro sono una bolla, molto sicuramente. bella, però è una bolla. Sì, sì, è una bolla. Ripeto, quando io dicevo che non è difficile entrarvici, io intendevo, diciamo, per delle persone
che hanno la triennale dell'università e che quindi hanno quel tipo di possibilità lì. Ecco, e parliamo comunque anche in questo caso qua del mondo, del primo mondo, no? Anche non voglio fare la ragazza ricca che dice, ma è facile. No, anche nel primo mondo sicuramente non c'è chi si può permettere di fare l'università per 3 anni, questo non c'è dubbio. Assolutamente. Benissimo, Teodora, siamo arrivati alla fine della puntata. Se siete in live, voi che ci ascoltate, rimanete qua perché la puntata continua con un Q&A, domande, se avete domande, restiamo qua un po' per voi. Però se siete in differita invece, io vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere collegati con noi e essere avvisati per le prossime puntate live. Ma nel frattempo ti ringrazio tantissimo Teodora, grazie mille per aver passato questa puntata qua con noi. Grazie a te, Pietro, e grazie a chi ci ha seguito. Grazie mille a te. E vi ricordo, come sempre, che realizzare significa prima di tutto pensare.